Datemene ancora. Sì, ancora, ancora. Non è mai abbastanza. Ne voglia più, io non posso. Ha pareggiato anche il Cagliari, signori miei. E devo dire che il Cagliari, questo pareggio se l'è assolutamente meritato. Ma che partita ha fatto il Como, ragazzi? Ma che partita abbiamo visto? Al netto di giocate, ragazzi, realizzate da un giocatore che non voglio rattristarvi, ma gustiamocela finché da noi, finché ce lo possiamo permettere, eh, addentiamolo tutto perché non lo so se avremo la forza. Un domani sicuramente il Como magari sì. Non parlo della forza economica, perché in questo Como forse non è seconda a nessuno. Parlo dello status, no, di poter mantenere un profilo del genere. Ce lo verranno subito a prendere. Già col Tottenham che sta là con 50 milioncini. Per adesso il Como ha detto no, ma sapete, non è facile. Anche perché questi giocatori qua, ragazzi, so qualcosa di... Ragazzi miei, io ci vedo il Dybala Prime, sapete che la stima sconfinata, no? Che proprio per il giocatore oggi che milita nella Roma. Ragazzi, delle giocate clamorose, no? Come si avvita su se stesso, manda a vuoto Nico, sì, Nico, come si chiama? Tavares là. Ehm, stavo per dire Nuno Mendes. Vabbè, Tavares. Ehm, e mette in porta il giocatore, poi la giocatona su punizione. Però vi dico anche che del Como poi bisogna parlare a 360 gradi perché ci ha fatto vedere di essere una squadra che ha un potenziale enorme, lo già sapevamo, gli investimenti praticamente illimitati e tutto il resto fanno sì che il Como davvero è una squadra che non sappiamo solo qua, l'ho già detto, lo ribadiamo già alla prima giornata, non sappiamo solo quando, ma che arriverà nell'Europa che conta, è solo veramente questione di tempo. E poi, come dicevo, nella seconda parte, anche una qualcosina da dire su Cagliari Fiorentina, perché no? Quando sbagli un gol a porta vuota, mi riferisco a quello di Ken, forse hai proprio la sensazione che prima o poi la paghi. Il calcio è anche sta roba qua. Andiamo con ordine, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per sfamare a proposito di accontentare, no? E di servire a più non posso l'algoritmo che c'ha sempre bisogno di queste fusioni amorose. Poi perché no? Datemene anche a me iscrivendovi al canale magari e attivando anche la campanellina per aggiornarci sui prossimi contenuti. Abbiamo la Juventus che tra poco, praticamente adesso, è scesa in campo. Finché carico il contenuto e via. Cercherò di dare un'occhiata anche all'Atalanta perché no. Saremo qui come sempre e mi trovate su tutti i vari profili. Grazie, trovate tutto in descrizione. Grazie, grazie, grazie perché abbiamo raggiunto anche i 234.000 su YouTube. Roba clamorosa. Grazie per davvero. Sto vedendo ancora che non è finita Cagliari Fiorentina, invece come sì. Un po' di guerriglia e qualcosina. Non ha puntino la Fiorentina. Siamo ad agosto, lo sappiamo. E però un Cagliari così combattivo, ragazzi, non me l'aspettavo. Cagliari, nonostante abbia cambiato allenatore, mantiene proprio quella tradizione, no? In casa è dura. Guardate Mina come esulta, come va, no? A ghignare, onestamente. Luperto, il solito Luperto, ragazzi, tremendo Luperto. Ma, come dicevo prima, con ordine, con calma, anzi, dobbiamo andare anche velocini perché poi non c'è tempo. Il Como, ragazzi, il Como stupisce per aggressione proprio come posso dire, la voglia di andare sempre avanti, ragazzi miei. In questo veramente c'è il disegno, no? La mano in tutto e per tutto di Fabregas, una squadra alta, una squadra veramente che attacca con innumerevoli giocatori e poi tutta gente fresca, tutta gente giovane, questi spagnoli, Ramon, anche il difensore centrale, Ramon, che ha fatto una partita clamorosa, prende palla, interviene e poi via, si lancia, va a chiudere le azioni.
robe incredibili. Poi su tutta gente giovane di qualità. Ramon, se non sbaglio, 20 anni. L'altro giocatore che mi è piaciuto da morire è Jesus Rodriguez, no? Anche lui il tre quarti là, il trequartista. Ma delle giocate clamorose e poi questa facilità, ribadisco, di arrivare con tanti uomini e anche quindi quando la perdono in automatico sono già belli alti. C'è solo ovviamente un piccolo, come si dice in questi casi, un piccolo rovescio della medaglia, devi stare attento con una palla lunga e veramente per questione di forse neanche centimetri, parliamo di millimetri addirittura, viene annullato il gol a Castellanos, comunicato, no, con il microfono all'interno dello stadio per la prima volta in Serie A, quindi anche questo abbastanza storico se vogliamo. Veramente lì è stata sfortunata la Lazio per millimetri. Nella fattispecie sfortunata, ma nella totalità della gara non c'è stato un padrone, c'è stato un padrone ben chiaro e quello è stato il Como, quindi di certo non si può collocare alla dea bendata questa vittoria del Como nella maniera più assoluta, l'ha voluta e l'ha ottenuta con estrema qualità, forza e ribadisco, questi giovani sono tremendi, sono tutti tremendi e quanta gente ancora può e deve aggiungere, no? Fabregas ne ha tanti altri, non abbiamo visto Baturina, dai, qui c'è più con gente su gente che man mano andrà a ruotare veramente il Como ha tanta qualità, ma ancora una volta il vero leader si riconferma Nico Pazzi, perché poi come al solito parliamo tanto di allenatore, ma il giocatore è quello che ti fa la giocata e te la risolve. Però qualcuno deve metterti anche nelle condizioni appunto di sfruttarle al massimo le tue caratteristiche. In questo veramente Fabregas sta disegnando una squadra a immagine e somiglianza delle sue idee tattiche. Clamoroso. Per quanto riguarda la Lazio, mi aspettavo sicuramente tanto di più, tanto meglio. In teoria, in pratica sappiamo benissimo, tralasciando il discorso mercato che vede praticamente la stessa squadra dell'anno scorso, il discorso è che con Sarri c'è bisogno di tempo, lo sappiamo già, non voglio ripetere sempre le stesse robe. Tra l'altro con Sarri vai anche un po' a resettare scelte del passato, tipo oggi ci ritroviamo per esempio Rovella in panchina, prima oltre che Nzonzi era l'altro titolare sicuro Rovella, oggi addirittura parte dalla panchina, lo stesso portiere, si ritorna su Provedella, insomma, quindi con Sarri vai un po' a resettare tutto e ci vorrà sicuramente del tempo e la Lazio sarriana la vedremo molto più avanti, però ovviamente nel calcio di oggi si vuole tutto e subito, ripeto, poi all'allenatore non è che non sono stati neanche dati ulteriori innesti, e quindi non sarà semplice, non sarà di certo semplice. Per concludere, Cagliari-Fiorentina, ho visto un ottimo Cagliari, ribadisco, un Cagliari che con merito si è portato a casa il pareggio, attenzione poi la Fiorentina l'avesse chiusa, oggi magari portava a casa la vittoria, anzi a quel punto sarebbe stata tanta roba per loro, ma in realtà vedendo anche soprattutto il primo tempo, il Cagliari veramente comunque ben messo, non aveva concesso praticamente quasi nulla, anzi un salvataggio di Gossens sulla linea. Eh, Tra le due la più pericolosa mi era sembrata appunto il Cagliari. Comunque Pioli può attingere a una panchina secondo me numerosa, butta dentro Mandragora che lo sapete l'ho preso anche al Fantacalcio, il mio allenatore tra l'altro non me l'ha schierato oggi, complimenti, però Mandragora è il classico giocatore, metti la palla in aria e sa sempre attaccare. Mandragora è veramente un centrocampista che fa gol, ragazzi, fa gol in tutti i modi, è bravo col tiro, è bravo nell'inserimento, è bravo nel colpo di testa, è veramente un centrocampista che fa tanti gol e anche oggi ha sbloccato la partita, quindi un gol importantissimo. Però come ho detto prima la Fiorentina deve fare più, mi aspetto qualcosa di più dalla Fiorentina anche dietro. Chi era stato atterrato da Pablo Mari, secondo me là c'era forse gli estremi anche per dare qualcosina in più se dei fallo, il tiro di Gaetano, altre situazioni,
il Cagliari è stato sempre dentro questa partita e di certo ribadisco ancora una volta il pari se l'è meritato tutto. Io non mi aspettavo un Cagliari così veramente sul pezzo, invece un Cagliari tosto, tosto, poi Mina dietro come al solito. Guarda, Mina, Luperto, sta gente qua è navigata e si fa sentire, ragazzi, si fa sentire e come. Quindi per Pioli non buona la prima in campionato dopo il 3-0 nei playoff. Avrei voluto vedere anche Dzeko, non l'abbiamo visto, avremo modo di vederlo, almeno io avrò modo di vederlo più avanti. Di certo io mi aspetto molto molto di più dallo stesso Kane, da Goodmanson, da tutta questa gente di qualità. Pedino Fagioli, sì, però più velocità, ci vuole una Fiorentina più velocità. Come ho detto prima, siamo ad agosto e prendete tutto, parametrate tutto con la condizione attuale, ovviamente. Ragazzi, noi se volete ci becchiamo dopo, vi aspetto, un grande abbraccio da Nesco.